Bentornati amici sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di questa. Durante la realizzazione dei miei video avete visto che usavo questa scatoletta. Ebbene, questa che ho definito palette. Ebbene, è il momento di mandarla in pensione. Ho voluto quindi provare a fare un piccolo upgrade per il mio canale. Vi faccio subito vedere quale materiale ho comprato e cosa vi può servire per avere una palette pratica con spesa praticamente molto vicina allo zero, che possa aiutarci a dipingere le nostre miniature. Diciamo che questo può essere un primo video introduttivo a una sorta di video spiegazioni del modellismo in modo chiaro e semplice. Vogliamo vedere cosa ho comprato? Bene. Prendiamo i materiali e vediamo che cosa ho comprato e come la possiamo reperire. Innanzitutto il video di oggi è nato grazie alla collaborazione, grazie a un discorso che ho avuto con il mio amico Luca, anche lui modellista. Il link della sua pagina Facebook lo trovate in descrizione, fa dei modelli fenomenali, scala 1:35, e vedendo la sua palette, quindi quella che sostituirà questa, ho detto: come la fai? Perché? Perché no? Sostituiamola, facciamo questo piccolo upgrade per il canale. Ebbene, andiamo a vedere che cosa ho comprato quest'oggi. Ecco qua il materiale. Queste tre cose serviranno per fare la nostra palette. Io inizierei da questa. È una scatola per alimenti che può essere inserita anche nel microonde, da quanto leggo qui. Ha un suo coperchio, cosa che ci permette quindi di conservare meglio ovviamente i colori all'interno. È una scatola, vediamo se trovo le dimensioni, saranno 15-20 cm, la vedete? Eccola qui, trovata ad un supermercato, pagata circa 2 euro, 2,50 €, ora non ricordo precisamente. Comunque eccola qua. E ovviamente questa è meglio di quella piccolina che avevo, proprio perché permette di avere una superficie più grande per ovviamente le miscele dei colori, per le luci, per le ombre e quant'altro. Quindi questa è sicuramente molto più utile ai nostri scopi, anche se io, facendo soldatini nel 72, mi trovo bene anche con quella, però ho voluto provare a fare questa upgrade. Quindi abbiamo la scatola, ho trovato poi della Vilenda questi sponge cloth, che sono nient'altro che delle spugne. Ora li andremo a vedere nel dettaglio e prepareremo quindi la nostra palette per la pittura, e la utilizzeremo nel prossimo figurino che vedrete sul canale, ma non vi dico nient'altro. Sono addirittura lavabili in lavatrice a 60 gradi, da quanto vedo qui. Sono 100% biodegradattabili e sono 3 panni, pagati 99 centesimi. Quindi questo è il nostro secondo oggetto che ci serve per la palette. Bene, infine ovviamente la carta forno. Ognuno di noi ha in casa la carta forno. Ho voluto prendere questo rotolo che probabilmente penso potrei farci ben 15, 20, 50, 60, 100 palette, anche perché ovviamente la scatola l'avete vista, è questa da 12 metri, pagata anche questa a 99 centesimi, presa dal Maurice, come vedete qui. Ci tengo a specificare che ovviamente sono oggetti che ho voluto comprare io per fare un piccolo upgrade del canale, quindi ovviamente non sponsorizzo Maurice non lo sponsorizzo, insomma, è semplicemente che mi sono trovato in questo supermercato e ho trovato il materiale e l'ho preso, semplicemente. In tutto queste tre cose sono costate in totale meno di 4 euro, 3 euro e qualcosa, 3,90 €, 3,95 €. Quindi con 4 euro praticamente abbiamo sostituito la palette vecchia, che era una vecchia scatola, anche questa con il coperchio. Io direi adesso andiamo a preparare la palette, vediamo come va utilizzata, o meglio, vediamo come va preparata e come può essere utilizzata. Sicuramente nei prossimi video, quindi, saprete di che cosa parlo quando parlo di palette, perché da qui in poi, fino a nuova comunicazione, avremo questa palette. Ora
ci riportiamo sul nostro tavolo da lavoro, vi faccio vedere come preparo la palette e poi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi! Amici, ecco qui, abbiamo messo la nostra palette sul tavolo, abbiamo preso dell'acqua, semplice acqua di lavandino. Ok, bene, abbiamo provato a mettere il panno fatto in questo modo direttamente qui dentro per vedere quanto andava tagliato. Andremo a togliere via questa parte qui, quindi ve lo taglio direttamente e poi vediamo come fare. Aspettatemi qui. Ok, ecco qui, ho rimosso l'eccesso che voglio specificare. Si presenta in questo modo: nella parte, in una delle due facce ha questi pallini che lo fanno aderire meglio e nell'altra così. Noi utilizzeremo ovviamente questa parte qui sotto e qua sopra metteremo la carta forno. Ora abbiamo tagliato a misura questa parte. Cosa fare? Prendiamo l'acqua, togliamo questa spugnetta e la versiamo, facciamo uno strato. Ok, abbiamo fatto uno strato d'acqua, come vedete, eccola qui. Mettiamo la nostra spugnetta che ovviamente assorbirà l'acqua. Ok, facciamo assorbire per bene l'acqua, diamogli una girata, ok, per far sì che l'acqua possa effettivamente inumidire tutta la superficie della nostra spugnetta. E una volta fatto questo non dobbiamo fare altro che tagliare a misura una lastra di carta forno e la nostra paletta è pronta. Avremo così una superficie sempre umida e pronta, che se messa in frigo, come mi suggeriva anche il mio amico Luca, potrà consentire di avere colori sempre freschi. Ma ora vediamo, prendiamo la nostra carta forno, così completiamo la realizzazione della nostra palette. Ok, beh certo, anche questa crostata diciamo ha un aspetto molto invitante, direi. Va bene, a parte questo a noi ci interessa per altri scopi. Via, laviamo tutto. Ovviamente questa può essere utile anche in cucina, non c'è da negarlo. Eccola qua, la nostra carta forno. Tagliamo ovviamente a misura e poi vediamo come fare. Vedete, già ho posizionato qui la carta forno e vedete come effettivamente la superficie tende a divenire umida. Questo permette di far conservare quanto meglio i colori. Ora taglieremo, scusate, qui a misura il pezzo della carta forno, aiutandoci con delle semplici forbici e una matita per prendere le misure, e poi saremo pronti a usarla. Ok, state qui e vediamo poi come finirla. Se vedete che la superficie ancora non è abbastanza umida, non fate altro che mettere altra acqua. Considerate, dovete ottenere comunque una spugnetta intrisa d'acqua, come vedete qui. Ok, ecco qua. Ora tagliamo la carta forno. Abbiamo tagliato la nostra carta forno a misura, cercando di essere diciamo precisi. Andiamo ad applicarla semplicemente qui sopra, stendendola per benino. Ok, e vedete già come effettivamente la superficie risulti anche piuttosto umida. Ovviamente con un panno liscio evitereste ancora meglio il formarsi di questo, però diciamo il panno può essere sempre sostituito in qualsiasi momento,
non è detto che dovete utilizzare questo, anzi, amici modellisti, se avete consigli scriveteli qui sotto nei commenti. Ovviamente se volete potete anche girare la carta forno per farla aderire meglio. Ok, come vedete l'acqua c'è, non ho aggiunto acqua, ma è quella che abbiamo visto prima. Ok, quindi adesso la nostra palette è pronta, possiamo partire direttamente con i colori acrilici, in questo caso per lavorare. Fate molta attenzione che ovviamente questa è molto delicata, perché ovviamente dovreste andare piuttosto leggeri con il pennello e con quant'altro. Tuttavia poi la cosa buona è che con questa possiamo chiuderla, aprirla e conservare la nostra palette. In questo caso quindi possiamo depositare il nostro colore, ipotizzando di dover fare un volto, possiamo depositare il colore direttamente qui sopra. Ok, e possiamo poi divertirci a lavorare direttamente qui sopra e il colore rimarrà piuttosto vivo e umido per parecchio tempo. Ecco qua, in questo caso sto preparando questa base, un colore base che mi servirà. Ok, io direi che abbiamo visto come preparare la nostra palette. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che possa essere utile anche a voi. Se avete consigli, idee, pareri, ovviamente scrivetelo qui sotto nei commenti. Voglio salutare e ancora ringraziare Luca che mi ha dato lo spunto per realizzare questa nuova palette. Voglio salutare tutti i miei amici youtuber i cui canali trovate in descrizione e se non lo avete fatto iscrivetevi al canale, premete like, cliccate sulla campanellina o se non vi è piaciuto spingete il pollicione all'ingiù e fatemi sapere nei commenti che cosa posso migliorare nei prossimi video. Ciao ragazzi e buon modellismo a tutti, avanti tutta!